Ciao, sono Claudia, la tua insegnante di Spangle Italian, Learn Italian e questa è Peggy. Spangle Italian! And in this video, we are going to do a listening and reading exercise. So we are going to talk about neighbors. What type of neighbor are you? What do you think makes a good neighbor? And have you had any lovely experiences you'd like to share about the relationship with your neighbors? I'm going to tell you my experience and what I think makes a good neighbor. So you will have the subtitles in Italian, but you can also activate subtitles in English to help you understand everything I say. Okay? And if you like my videos, consider subscribing to the channel and activating the notifications so you don't miss the videos that I post every week. So, sei pronto? Sei pronta? Cominciamo. Io credo di essere una vicina premurosa, anche se a volte mi preoccupa troppo dare fastidio agli altri. Per esempio, qualche mese fa, quando la nostra Peggy, la nostra gatta, ha fatto i gattini, c'era sempre molto chiasso durante la notte e io ero molto preoccupata di disturbare la nostra vicina di sotto. E i gattini saltavano su tutti i mobili e ogni volta che cadevano a terra era come un sacco di mezzo chilo di farina cadendo sul pavimento, un suono plof. E andavo in continuazione a chiedere scusa alla nostra vicina di sotto. Ho finito per togliere tutti i mobili del salotto, che era l'area dei gattini, completamente presa da loro. E quando finalmente abbiamo trovato una casa per i gattini, abbiamo proprio dato un sospiro di sollievo per la fine di questa situazione. Mi considero anche abbastanza amichevole. Ogni volta che arrivo in un posto nuovo, in una casa nuova, vado a presentarmi dai vicini nuovi e offrirgli di venire da noi per prendere un caffè, e qualche volta addirittura abbiamo cenato insieme o siamo andati a prendere una pizza. Sono sempre andata d'accordo con i miei vicini e siccome prima di sposarmi facevo un po' la vita da nomade, ho avuto tanti vicini e tante esperienze brutte e anche molto belle. Secondo me un buon vicino è amichevole, cortese e affidabile. Insomma, deve essere una persona con un atteggiamento disponibile, una persona a cui si possa affidare la cura dei propri animali, dei gatti, quando si è in vacanza, e anche per esempio delle persone che ti possano offrire un passaggio in macchina, se non hai la macchina o se magari la macchina è dal meccanico. Poi ci possono essere dei problemi con i vicini quando questi non rispettano delle regole basiche di civiltà, per esempio se fanno le feste in mezzo alla settimana e le fanno fino a qualsiasi ora della notte. Insomma, le regole di base di civiltà per la buona convivenza. Per fortuna ho tantissimi esempi di belle esperienze con i vicini di casa. Per esempio, prima di avere una macchina, qui in Italia mio marito ed io dovevamo sempre prendere l'autobus, prendere i mezzi pubblici quando dovevamo andare da qualsiasi parte, e quindi
abbiamo sempre avuto offerte di passaggi dai nostri vicini e questo ha reso la situazione molto meno pesante. E questa è una cosa che io vedo un po' come buon karma, perché quando ero ancora in Inghilterra avevo la macchina e offrivo sempre dei passaggi alla mia vicina di casa che non guidava. E a proposito di questa vicina di casa, ho molte belle esperienze da raccontare, perché siamo diventate molto, molto amiche. Anche lei aveva dei gatti e dunque ci prendevamo cura dei gatti l'una dell'altra quando andavamo in vacanza. E anche siccome lei era vegetariana e le piaceva cucinare come a me, ogni tanto ci portavamo dei piatti nuovi o dei dolci nuovi, quindi si bussava alla porta ed ecco la vicina con un piatto. Guarda cosa ho cucinato, guarda cosa ho preparato, vuoi assaggiare? Quindi queste cose mi sono sempre piaciute. E quindi avere un buon vicino può veramente essere una benedizione perché è molto bello quando i vicini poi diventano amici. E tu vai d'accordo con i tuoi vicini? Raccontami una bella esperienza che tu abbia avuto e dimmi anche quali sono secondo te le qualità che deve avere un buon vicino. So that was it for today, for today's video. I hope you enjoyed it, and if you did, remember to subscribe, give me a like, and follow me because I post videos every week. Thanks for watching e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!